In questo video consideriamo i sistemi lineari che hanno le matrici dei coefficienti rettangolari alte, ossia il numero delle equazioni è maggiore del numero delle incognite. Vedremo tre esempi, questo è il primo esempio. Scriviamo la matrice dei coefficienti P. Allora, prima riga 2 meno 1, 1, 5, 3, 4. Osserviamo che in questa matrice le prime due righe non sono proporzionali e il determinante di questa sottomatrice è diverso da 0. Quindi possiamo concludere che questa matrice ha caratteristica uguale a 2. Passiamo adesso a scrivere la matrice completa del sistema. 2 meno 1, 3, 1, 5, 1, 3, 4, 4. Osserviamo che la matrice completa è una matrice quadrata di ordine 3, che ha almeno caratteristica 2 in quanto questa sottomatrice ha determinante diverso da 0, ma osserviamo anche che la terza riga è la somma delle prime due, quindi il determinante della matrice completa è sicuramente 0 e di conseguenza, per quello che abbiamo detto, la sua caratteristica è 2. Quindi abbiamo trovato che le caratteristiche della matrice dei coefficienti della matrice completa sono uguali. Il sistema quindi è risolubile e poiché il numero delle incognite è uguale alla caratteristica, il sistema possiede un'unica soluzione. Vediamo il secondo esempio. Scriviamo la matrice dei coefficienti e osserviamo che le righe sono proporzionali, tutte proporzionali, quindi la caratteristica di questa matrice sarà 1. Scriviamo adesso la matrice completa. Anche la matrice completa ha le righe proporzionali, quindi possiamo dire anche per la matrice completa che la sua caratteristica è uguale a 1. Osserviamo quindi che le caratteristiche delle due matrici dei coefficienti e completa sono uguali, quindi possiamo concludere che il sistema possiede infinito alla 2 incognite meno 1 il valore della caratteristica, quindi infinito alla 1 soluzioni. Vediamo il terzo esempio. Consideriamo questo sistema e scriviamo la sua matrice dei coefficienti. Osserviamo che in questa matrice le prime due righe non sono proporzionali e questa sottomatrice ha determinante diverso da 0. Quindi possiamo concludere che la caratteristica di questa matrice dei coefficienti è 2. Passiamo adesso a considerare la matrice completa. Questa matrice ha sicuramente almeno caratteristica 2, in quanto questo determinante sappiamo già essere diverso da 0, ma non notiamo che la terza riga sia la somma delle prime due, quindi dobbiamo calcolare il determinante. Osserviamo che abbiamo ottenuto un determinante diverso da 0. Allora concludiamo che la caratteristica della matrice completa è 3. Quindi, poiché abbiamo ottenuto la caratteristica della matrice dei coefficienti diversa dalla caratteristica della matrice completa, concludiamo che questo sistema non ha soluzioni.
facciamo riassunto degli esempi visti di sistemi lineari che hanno come matrice dei coefficienti una matrice rettangolare alta. Nel primo esempio abbiamo visto che la caratteristica della matrice P era uguale alla caratteristica della matrice completa ed erano entrambe uguali a 2 e abbiamo concluso che il sistema aveva un'unica soluzione. Nel secondo caso avevamo visto che la caratteristica della matrice Q dei coefficienti era uguale alla caratteristica della matrice completa. Entrambe le caratteristiche erano uguali a 1 e abbiamo concluso che il sistema aveva infinito alla 1 soluzioni. Nel terzo caso abbiamo visto invece che la caratteristica della matrice dei coefficienti era 2 e invece la caratteristica della matrice completa era 3, quindi avendo le caratteristiche diverse abbiamo concluso che il sistema non ha soluzioni. Abbiamo presentato quindi tutti i casi possibili di soluzioni di sistemi che hanno come matrice dei coefficienti una matrice rettangolare alta.